Sappiamo bene quanto possa essere frustrante affrontare le faccende domestiche, ma oggi condividerò con voi una pulizia efficace che non solo vi farà risparmiare tempo, ma renderà anche il vostro ambiente impeccabile. Ciao a tutti, io sono Wendy e non importa se siete principianti o esperti della pulizia, al termine di questo video avrete a disposizione suggerimenti pratici e pratiche che trasformeranno completamente il vostro approccio alle faccende domestiche. Mi avete vista aprire tutta la mia casa. Non è molto grande, ma almeno aprendo tutto riesco a fare uscire gli odori della notte, inclusi quelli dei cibi preparati la sera. A me, come prima cosa dopo svegliarmi e finire con le abitudini igieniche, mi piace far prendere aria anche ai letti, lasciandoli così, con le lenzuola ritirate se non le devo cambiare, e andare in cucina per svuotare la lavastoviglie e riordinare tutto al suo posto. Lo so che è molto caldo, però quando c'è bisogno dobbiamo fare alcune pulizie fastidiose, tipo lavare i filtri della cappa. In casa noi utilizziamo moltissimo i fornelli, pertanto viene anche usata molto la cappa. Nel mio caso questa ha il filtro al carbone. Approfittando il sole estivo, la laverò per bene e i suoi componenti si asciugheranno velocemente. Oggi pulisco la finestra del cucinotto e quella in bagno in modo più approfondito. Alle altre ripasserò molto velocemente, cosa di togliere la polvere e disinfettare i punti di contatto. Ma prima andiamo a togliere le fodere dei cuscini e le tende per avviare una lavatrice. Sapete, con il caldo arrivano i sudori ed entra in casa più polvere e sono loro a raccoglierne di più.
Dobbiamo stare attenti a lavarli sistematicamente e disinfettarli per prevenire allergie, muffa e cose del genere. Preparerò la bacinella con acqua e un po' di ammoniaca. Comincerò per lavare la finestra del bagno. Questa finestra, come vedete, è la più esposta a una strada più trafficata. L'acqua uscirà nera in questa pulizia. Utilizza dei guanti per proteggere le tue mani quando utilizzi dei prodotti forti. Cambio acqua e pulisco la finestra della cucina. Così pulendo mi incuriosisce una cosa. Da dove mi state vedendo? Siete in vacanza o siete a casa? Vi motivate con le pulizie che facciamo nel canale? Siamo quasi a Ferragosto. Se state per partire o volete continuare a guardare dei video, vi consiglio questa guida motivazionale per chi parte ora. La lascerò anche in descrizione. Velocemente darò una rinfrescata al nostro salottino. Noi molte cose in giro non le lasciamo quasi mai. Ormai la bambina di casa è cresciuta e degli occhi non se ne vedono più in giro, né delle mannate sui vetri. Risistemerò tutto passando l'aspirapolvere e anche il mocio dopo. Prepariamo l'acqua calda per pulire i pavimenti. Anche se è caldo, rimuoverà meglio la sporcizia.
A questo punto che la lavatrice ha finito, stenderò fuori. È estate, quindi perché non approfittare l'asciugatrice naturale? Le tende le appendo che si asciugano già nel suo posto e le fodere dei cuscini profumeranno l'ambiente in salotto quando arrivi la brezza. Tempo sufficiente per aver preso aria alle camere da letto. Farò i letti velocemente e toglierò un po' di polvere per passare aspirapolvere e moscio, cambiando sempre l'acqua. In bagno spruzzerò della candeggina mischiata con dell'acqua che ho sempre preparata e passo l'aspirapolvere. Di solito uso la candeggina per fare delle pulizie veloci qui in bagno. Per chi è allergico, questo stesso processo lo può fare con dell'alcol o aceto per le pulizie. Se dedichi al bagno 10 minuti tutti i giorni con un prodotto igienizzante anche senza risciacquo, lo puoi mantenere pulito senza fatica e arrivare alle pulizie più approfondite senza tanta sporcizia. Non credi? E anche con odore di pulito. Ho finito di risistemare la mia casa, metterò il tappeto del balcone che avevo lavato ieri sera e più tardi rimetterò la cappa al suo posto e le fodere dei cuscini. Io per oggi ti saluto e ci vediamo in un prossimo vlog di Wendy e buon Ferragosto! Ciao!